Dunque, che io sia un pignolo del cazzo lo avete già capito quando ho fatto il video qualche mese fa sulla corretta esecuzione della trazione monobraccio. Oggi vorrei parlare di un altro esercizio molto diffuso, molto conosciuto, ovvero la bandiera o human flag, se vogliamo cimentarci con l'inglese. Dunque, praticamente, sì, insomma, è normale quando uno si inizia che deve impararla, usi tutti gli stratagemmi del caso per riuscire a tenerla qualche secondo in più. Però, quando uno inizia a essere esperto, che inizia addirittura a vantare qualche record su un determinato esercizio, dal mio punto di vista dovrebbe anche curare l'esecuzione ottimale, cioè senza barare, fra virgolette, passatemi il termine. Ad esempio, prendendo il più conosciuto, forse il più diffuso dei video in termini di questo esercizio, quello della Guinness, dove mi sembra che il ragazzo faccia 1 minuto e 5 in bandiera. Cioè, a me come record quello lì sembra un po' misero, perché il tipo fa sì effettivamente 1 minuto e 5, però lo fa con i guantini, il palo penso che sia fasciato con un nastro per avere più aderenza. Lo stesso palo ha due diametri diversi, cioè sopra per avere una presa migliore è più piccolo di diametro. E quindi voglio dire, cioè sono tutti stratagemmi che rendono, sì, ti danno 10-15 secondi in più, però rendono il record molto più misero. Cioè sarebbe come se un centometrista invece di correre 100 metri ne corresse 90 e dicesse sì, ne corro 90 perché così faccio un tempo migliore. Grazie al cazzo, non fai neanche i 100 metri però. E lì è uguale, fanno un tempo migliore, stanno su più secondi, però non fanno la bandiera. Perché se volessimo essere pignoli, cioè, la bandiera per me è fatta a un palo nudo, un palo metallico dello stesso diametro per tutta la sua lunghezza e con niente se non le mani per stringerlo. Questa per me sarebbe il corretto modo di farlo. Poi a volte anche, adesso parlando della Guinness, questo qui era stato fatto in televisione, a volte è la televisione che ti impone di durare un minimo di secondi, perché magari sotto i 30 secondi non lo ritiene scenico, invece uno spezzone di 1 minuto è molto più appetibile per loro, quindi potrebbe anche essere stata in questo caso la TV che ha spinto gli atleti a comportarsi così, però insomma non è una scusante, sto solo pensando come potrebbe essere andata. Fatto sta che a me come record non piace per i motivi che vi ho detto, e siccome so cosa state pensando, mi direte beh, allora invece di parlare perché non ce la fai vedere te un record? Esatto, saggia cosa. Infatti io l'ho avuto in programma anche tempo fa, a dire la verità, però mi sono subentrati sempre dei lavori, non sono riuscito ad allenarmici bene perché qualche mese di lavoro specifico lo merita. Però ho veramente intenzione di farlo e ve ne sto parlando perché mi piacerebbe riuscire a metterlo in cantiere presto e entro il 2015 insomma buttare fuori un bel video in bandiera fatta come dico io. Mi piacerebbe davvero. Penso che fatta come dico io, cioè a mani nude su un palo di dimensioni regolari, mi sembra che di aver visto un ragazzo che ha fatto una quarantina di secondi. Non mi sembra di aver visto una durata maggiore, quindi per me come riferimento è quello. Il vero record per me adesso è sui 40 secondi, adesso non vorrei sbagliare, ma più o meno deve essere quella la cifra. Tutti quelli che ho visto che sono durati di più avevano tutti questi accorgimenti qui che per me non sono validi. Anche il discorso delle gambe, cioè le gambe devono essere parallele al suolo. Uno all'inizio non si può slanciare in su con le gambe mezzo metro più in alte che la testa. È ovvio che è più facile tenere così, stare più secondi, però insomma dal momento che uno dice voglio fare un record, cazzo, allora farlo anche bene, perché fare i record farlocchi sono buoni tutti. E niente, dai, adesso mi impegnerò per fare qualcosa di decente e anche voi, insomma, mi farebbe piacere se nelle vostre prove, nei vostri esercizi, e perché no, nei vostri anche record un giorno
teneste conto di questi accorgimenti, perché insomma la qualità è sempre meglio che la quantità, quindi nessuno potrà mai obiettarvi qualcosa se fate le cose qualitativamente perfette. Potrebbero dire siete durati poco, ok? Però l'ho fatto in modo perfetto, meglio di te che sei durato di più ma l'hai fatto da culo. Vi lascio, alla prossima, ciao!